Buonasera a tutti e benvenuti a questo unboxing di Jabra Elite. Mettiamo un altro faretto giusto perché non ci bastano. Jabra Elite Active 75T. A quanto pare c'è Alexa integrato e si tratta, ecco, possiamo vedere da qui la scritta Alexa. Sono 150 anni che fanno un superior sound, dicono. Vediamo. Allora, vediamo subito questo prodottino carino. Vediamo subito l'interno di questa confezione, cosa contiene. Sigillato. Perdonatemi, ma sto proprio scomodo in realtà. No, ci sto lavorando. Vediamo, si apre da sotto? Si tira da sotto? No? Dove caspita si tira? Vabbè, sì. No, sì. Oh, eccolo qui. La confezione sembra molto interessante. E questo è molto carine. Vediamo un attimo. Download the free Jabra Sound app to connect your smartphone. Personalizza le tue chiamate e l'esperienza musicale. Ma lo sapevo già e quindi siamo già qui su Sound. Allora, vediamo un attimo. Spente, accese, connesse. Benissimo. Cioè praticamente se non hai più il cofanetto non puoi fare più niente. Togliamoci il dubbio, perché non si mette a fuoco. Ok, vediamo questa pellicola, diciamo, chiamiamola così. E questa parte qui suppongo siano tutti i codici FCC eccetera eccetera, insomma, per garantire la sicurezza del prodotto. Strano, non c'entravano praticamente. Comunque magnetico, abbastanza facile da aprire, devo dire. Speriamo che non sia così pericoloso. Queste invece ovviamente sono scariche, sono quasi sicuro. Devo dire che sono molto interessanti. Qui sta per L left. Ok, ecco, qui è solido invece. E right sta per questo, ok. Ha due tasti fisici. Sono delle cuffiette wireless con due tasti fisici ed e quattro microfoni. Oltre ad avere la possibilità di funzionare per 7 ore, hanno anche questo, diciamo, questo cofanetto che permette la ricarica, che è una specie di fast charge, ovvero una ricarica rapida di circa 28 ore in totale come riproduzione, oppure come no, credo come riproduzione musicale. C'è la possibilità di utilizzare Alexa, c'è la possibilità di utilizzare Google Assistant ed anche Siri in caso di Apple. Nella confezione troviamo quindi il cofanetto con i due pod, diciamo, nonché due set di adattatori in base al tipo di orecchio. Hanno detto che hanno fatto una forte valutazione su migliaia di orecchie per poter trovare l'adattamento migliore. Finalmente qualcuno che ci mette l'USB-C, eccolo qui, che è lo stesso della GoPro, perché penso lo sapete quasi tutti. E non male, si stanno caricando benissimo. Diciamo, la cosa interessante è che questo prodotto è dedicato sia per lo sport che per quanto riguarda l'utilizzo normale. Ovviamente ora io non so se possiamo già da subito connetterle,
Però vediamo un attimo che cosa succede se faccio così. Oddio, l'ho trovata. Ah, l'ho trovata. Jabra Elite Active 75T. Quando rimuovi le cuffie, questo è il cambiamento Bluetooth. Ok. Manualmente bisogna premere sia sinistra che destra. Vediamo un attimo, cerchiamo di capire un po' qualcosa. Qui c'è proprio un'interferenza praticamente. Ecco, forse è meglio così. Scusa, quando rimuovi le cuffie ti parte l'embolo, eccolo. Allora ci sta indicando che bisogna selezionare come indossare le cuffie, ottenere la giusta vestibilità. Quindi vediamo un attimo, questa è la R, destra, sinistra, mettiamo la sinistra. Ne ho già un'altra, cazzo. La sinistra è così. Ovviamente io la odio, perché come volevasi dimostrare serve qualcosa di più piccolo. Ti consigliamo di provare le varie dimensioni di AirGel per trovare delle vestibilità più comode e sicure. Ovviamente con questo sistema non ci vanno per niente. Ragazzi, non ci entrano. Che palle. Quindi proviamo le altre AirGel. Vediamo un attimo, devo aprirlo per forza tutte. Sì. Io proprio adesso devi fare danni, eh? Maledetto. Uno qui. Vediamo. Non ci riesco, ragazzi, oh. Mi sto preoccupando. Nio. Ok, ci sono. Scusate, sto provando ad indossarli. Diciamo che così sembrano solidi. Poi auricolare sinistro, silenziare, volume giù. Io ovviamente li tolgo perché sennò qui iniziamo già ad usarli senza averli mai caricati. Quindi li do una bella ricarica e sembrano fatti molto bene, devo dire. Sono particolarmente interessanti. Adesso ve li mostro subito. Le impostazioni le vediamo un'altra volta. La cosa più importante di questi oggetti, di questi auricolari, è che abbiamo la possibilità di utilizzarli P67, quindi sotto l'acqua, cioè non sotto l'acqua, nel senso sono utilizzabili anche in caso di schizzi e tipo in caso di un temporale. Sono veramente fatti bene. Vediamo un attimo, cerchiamo di mettere a fuoco. Proprio solido questo magnete, piccolina, si collega, è possibile utilizzarla singolarmente come se fosse un auricolare mono, è molto compatto, a quanto pare è fatto abbastanza bene, portatile. 4 colori disponibili, 7 euro di autonomia, ma anche la possibilità di utilizzare il cofanetto per ricaricarlo in modo portatile. Equalizzatore sull'app, nonché numerose funzioni. Bene, allora,
So che è un posto insolito per fare un video, il mio terrazzo, ma vista la situazione e la luminosità ovviamente molto più interessante, ho deciso di concludere il video riguardo Jabra Active 75 Elite con un finale excursus sull'utilizzo. Allora, l'ho provato per un giorno. Sono delle cuffiette molto interessanti, hanno un paio di difetti, ve li dico subito. Si tratta di un prodotto che ha due tasti fisici intuitivi, comunque resistenti all'acqua, dove è possibile abbassare e alzare il volume. Sulla destra lo alzi, sulla sinistra lo abbassi. Sulla sinistra ci sono le funzioni Hear True, oppure la funzione che ti permette di ascoltare la tua stessa voce durante una chiamata. Basta premere 2 volte, 3 volte per passare indietro un brano e 2 volte per passare avanti su un altro brano. A quanto pare l'unico problema che ho riscontrato sono le cuffiette, che purtroppo bisogna inserirle. Hanno detto di aver testato migliaia di orecchie, ma a quanto pare, per quanto mi riguarda, il prodotto è abbastanza rimovibile, nel senso che non bisogna fare errori di sorta nel momento in cui le si inserisce, altrimenti potrebbero essere configurate male e ti potrebbe cadere, ovviamente non te ne accorgi. Per il resto un'app spettacolare, ve la mostro subito in sovraimpressione. Qui nella zona home potete utilizzare le varie funzioni. Chiaramente non posso utilizzarle se non rimuovo almeno il sinistro, che si collega automaticamente, scusate, il destro, perdonatemi, che si collega automaticamente, infatti, per poterlo utilizzare come se fosse un dispositivo singolo, come se fosse un auricolare singolo. Mentre per quanto riguarda il mio gatto che sta dando fastidio, mentre per quanto riguarda la batteria, è possibile controllare sia le cuffiette e sia il case di contenimento. Invece, una volta entrati nelle impostazioni, è possibile migliorare attraverso diversi settaggi preimpostati sia l'ascolto dei suoni esterni, sia l'equalizzatore. Con questi qui è un'altra funzione interessante, la possibilità di utilizzare un soundscape, ovvero un tipo di suono che viene abbinato all'insonorizzazione già naturale, ad esempio col rumore delle onde. Sono idonee anche per rilassarsi in un certo senso. Per tutte le altre impostazioni diciamo che le funzioni principali le funzioni innovative principali sono l'Air True, ovvero la possibilità di ascoltare i suoni esterni a piacimento, e la possibilità di ascoltare la propria voce durante una telefonata, ovviamente nel momento in cui si tratta di una telefonata importante dove c'è bisogno di capire se stiamo, diciamo, gridando troppo o meno, e questa è una funzione interessante in quanto sono insonorizzanti e non possiamo verificare la nostra voce. Bene, per il resto, a parte la problematica dell'auricolare troppo piccolo, ho notato che comunque nel momento in cui abbiamo attiva la funzione di Hear True e riponiamo uno dei due auricolari trasformandolo in singolo, l'impostazione rimane attiva, pertanto si sente un fastidioso rumore sull'unico auricolare che avete lasciato, perché ovviamente sta cercando di trasmettere l'audio esterno, e questa cosa ovviamente produrrà un effetto negativo sulla base.